Soffri spesso di dolore al collo e hai la cervicale infiammata? Scopri in questo video quali sono gli esercizi migliori da fare. La cervicalgia, ovvero l'infiammazione del tratto cervicale, è un problema molto diffuso negli adulti. Può essere fastidioso, a volte anche invalidante. Associato al dolore al collo può insorgere anche mal di testa, quindi cefalee, oppure pesantezza sugli occhi, mancanza di concentrazione, stanchezza e altri sintomi. Nel video ti mostro gli esercizi per migliorare la mobilità della zona cervicale e rinforzare i muscoli che sono coinvolti nei movimenti del collo. Spesso la causa del dolore può essere legata a un'alterazione della postura, dovuta al tipo di lavoro che facciamo, allo sport che pratichiamo o addirittura anche a come dormiamo. Qualsiasi sia la causa, l'obiettivo è sempre quello di riportare la muscolatura in uno stato di elasticità e di tonicità e riacquistare una buona mobilità articolare. Andiamo a vedere gli esercizi specifici che potete svolgere anche se avvertite fastidio o dolore lieve, evitando chiaramente la fase acuta, dove vi consiglio di stare a riposo ed eventualmente rivolgervi al vostro medico. Sicuramente è importante, quando si avverte dolore, protratto poi nel tempo, rivolgersi al proprio medico o al fisioterapista, ma sia le cure farmacologiche che le terapie manuali possono dare un risultato e un beneficio a livello temporaneo, mentre da quel momento in poi spetta a voi prendervi cura del vostro corpo, in questo caso del vostro collo, e fare degli esercizi con costanza per il mantenimento dello stato di salute. Il muscolo trapezio è un muscolo molto importante su cui si caricano tante tensioni, sia a livello di stress sia a livello di postura, ed è uno dei muscoli più coinvolti nelle tensioni cervicali e nel dolore al collo. Come primo esercizio faremo un allungamento proprio del muscolo trapezio, in particolare della parte superiore, per andare ad alleggerire la pesantezza che si crea sulle spalle e sul collo, oltre che per sentire, per percepire meglio il nostro tratto cervicale della colonna vertebrale. Ci mettiamo in posizione supina, a pancia in alto. Portiamo le mani alla nuca, ok, quindi non sul collo ma sopra, alla base del cranio, dita incrociate, gomiti bene aperti, la schiena rilassata, gambe piegate, piedi appoggiati. Inspiro, espiro e porto in alto la testa ma sorreggendola con le braccia, con le mani, e quando salgo piano piano fuori l'aria. Ritorno, lo ripeto, ogni volta che salgo cerco di salire un pochettino di più e chiudo un po' i gomiti in modo da allungare piano piano il tratto cervicale. Espiro, inspiro. Lo ripeto una decina di volte, iniziando a creare un po' di riscaldamento, un po' di mobilità sul tratto cervicale. Poi, come vi dicevo, andiamo a lavorare sull'allungamento del trapezio. Quindi una mano si stende, un braccio lungo il fianco col palmo verso l'alto si stende, l'altra rimane in appoggio sull'occipite, sulla testa, poi ruoto verso destra, con la mano destra appoggiata dietro la nuca, sull'occipite, ruoto la testa, l'accompagno verso destra e appoggio. Faccio una leggera trazione con la mano destra e una leggera spinta verso il basso, sempre appoggiata sul tappeto, del braccio sinistro, della spalla sinistra. In questo caso sento l'allungamento del trapezio sinistro, del trapezio superiore in particolare. L'importante è mantenere il naso verso il soffitto e respirare.
ritorno, piano piano riaccompagno la testa al centro e cambio la posizione. Il braccio destro si stende a terra, palmo verso l'alto, il braccio sinistro afferra la testa in questo modo. Sollevo leggermente, traziono la testa verso sinistra e appoggio. La mano destra, la spalla destra spingono verso il basso, sempre appoggiato a terra. In questo caso la mano sinistra traziona verso sinistra la testa e andiamo ad allungare il trapezio destro superiore. Respiro. Espiro lentamente, la respirazione è lenta, dentro l'aria dal naso, fuori dalla bocca. Mantengo 30-40 secondi e lentamente ritorno, riappoggio la testa al centro e rilasso. Ripeto l'esercizio 3 o 4 volte. Il secondo esercizio prevede una posizione in quadrupedia, quindi 4 zampe, mani e ginocchia appoggiate. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche perpendicolari, curve fisiologiche rilassate, quindi lombare, dorsale rilassato. Spostiamo l'attenzione sul tratto cervicale, sul nostro collo. Partiamo da posizione neutra, quindi l'occipite allineato con le scapole, con il resto della colonna. Inspiro. Espiro, flessione avanti del capo. Quindi questo è il tratto che si sta muovendo, del tratto della zona cervicale, quella più bassa, diciamo. Inspiro, espiro. Le ultime vertebre cervicali ricreano la loro mobilità. Inspiro, espiro. Mantenendo sempre il mento nella stessa posizione, senza iperestendere, ma controllando la posizione del mento, l'allineamento della testa, che da questa posizione deve andare in flessione. E ritorno. Ripeto per 10 volte, 10 flessioni avanti e ritorno. Faremo ora degli esercizi di rinforzo muscolare e faremo un lavoro in isometria. Per questo esercizio dobbiamo utilizzare una corda, che può essere anche una semplicissima corda che abbiamo in casa, oppure un asciugamano arrotolato. Ci posizioniamo in piedi e andiamo a lavorare sulla muscolatura posteriore del collo. Prendiamo la corda all'estremità, la posizioniamo a livello dell'occipite, in questo punto, quindi non sul collo ma sulla parte ossea. Portiamo le braccia in questa posizione con i gomiti a 90 gradi e lo sguardo frontale, in questo modo. Poi, mentre le mani esercitano una forza in avanti, quindi trazionano, la testa esercita una forza opposta, quindi con i muscoli del collo, verso dietro. Quindi questo è il risultato. Una posizione statica, la muscolatura si attiva in isometria, quindi in maniera statica si contrae e si rinforza. Respirando, fuori l'aria. E mantengo la posizione 10 secondi e riposo. Lo ripeto 3 o 4 volte, sempre piccole serie da 10 secondi. Per stimolare un'altra parte del tratto cervicale dobbiamo inclinare la testa, questa volta in avanti, per andare a tonificare un'altra parte, un altro tratto più superiore della muscolatura cervicale. Quindi di nuovo in posizione, la corda dietro sull'occipite, le mani all'estremità, lo sguardo scende avanti senza chiudere troppo il mento rimane nella posizione neutra,
faccio una flessione del capo, guardo avanti basso e ricomincio con la trazione, le mani in avanti, la testa indietro e di nuovo ricreo la contrazione isometrica. Espiro e tengo 10 secondi, mantengo la posizione e rilasso e ripeto ancora 3 o 4 ripetizioni. Sempre con la corda dietro l'occipite, gomiti a 90 gradi, si svolge nello stesso modo, ma lo sguardo questa volta sale in alto. Quindi questa posizione, sguardo avanti, leggermente alto. Così andiamo a lavorare su un altro tratto, il tratto più basso della colonna cervicale, per rinforzare i muscoli, sempre in isometria. Tiro, spingo indietro la testa, tiro avanti le mani e respiro. 10 secondi, mantengo e rilasso. Questo esercizio serve per tonificare la parte anteriore della muscolatura del collo, per compensare l'esercizio precedente dove abbiamo invece lavorato sui muscoli posteriori. Per fare questo esercizio posizioniamo i pugni sotto il mento in questo modo. Rilassiamo le spalle, prendiamo aria e spingiamo la testa verso il basso e i pugni verso l'alto. Sempre con una contrazione isometrica, cioè statica. In questo modo, in modo da tonificare questa parte della muscolatura anteriore. 10 secondi, lascio, riposo e ripeto. Per svolgere questo esercizio abbiamo bisogno di un asciugamano o di un piccolo cuscino. Ci posizioniamo appoggiati alla parete. Quindi asciugamano all'altezza della nuca. Ci appoggiamo con la testa sull'asciugamano o sul cuscino, in questo modo. Stacchiamo i piedi dal muro in base a quanto vogliamo creare difficoltà in questo esercizio. Troviamo una difficoltà media, dove i piedi sono alla larghezza del bacino, lontani dal muro. Rilassiamo, ci avviciniamo alla parete con la schiena, col bacino, poi tenendo il mento avanti e facendo forza sulla muscolatura del collo e perno sulla nuca, ci riportiamo avanti, quindi solleviamo il bacino. Inspiro e ritorno. Inspiro qui, espiro. Inspiro, espiro. Sentendo la muscolatura posteriore del collo che lavora. Per semplificare l'esercizio posso stare più vicino al muro, quindi con i piedi più vicini, e restare anche semplicemente in appoggio, col bacino staccato, in linea, con le spalle rilassate e la testa in appoggio, sentendo la muscolatura del collo che si attiva, respirando. Semplicemente così, già alle prime armi o se abbiamo difficoltà, abbiamo dolore, in questo modo i muscoli cominciano ad attivarsi. Per aumentare la difficoltà mi basterà allontanare i piedi dal muro, sempre mantenendo la posizione statica, 10-15 secondi. Per aumentare ancora la difficoltà eseguo l'esercizio, come vi ho mostrato precedentemente, avvicinando e allontanando il bacino dal muro. Respirando, mi raccomando, ricordatevi di respirare. Mantengo e sto. L'esercizio si può ripetere 10 volte, inizialmente per gradi, poi piano piano si può aumentare la difficoltà. Prova a fare gli esercizi una volta alla settimana. Senti come stai, ascoltati, vedi com'è la situazione, se è peggiorata, se è stabile o se è migliorata. Se tutto va bene, puoi continuare a fare gli esercizi aumentando un pochino la difficoltà, aumentando il numero delle serie e mantenendo sempre le 10 ripetizioni. Se vuoi una vita sana, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche per restare aggiornato sui miei contenuti.
Se il video ti è piaciuto metti un like e scrivimi nei commenti come stai. Ciao!